Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi scopriamo insieme 5 buoni motivi per amare la BMW M3 E92. È già passato quasi un anno da quando ho acquistato la mia M392 e devo dire che sono veramente innamorato di questa macchina. Secondo me l'E92 rimarrà come una delle M più apprezzate e meglio riuscite di sempre. Potrei elencarvi per ore tutti i pregi di questa macchina, ma ho deciso di fare questo video per dirvi, secondo la mia opinione, quali sono i 5 punti di forza di questa macchina. Beh, quindi iniziamo dal pregio numero 1, il design. Il design dell'M3 E92 tutt'oggi non sfigura per niente. È una macchina che, anche se è stata introdotta nel 2007, questa linea, pur avendo 11 anni, non ti dà l'idea che sia una macchina che ha tutti questi anni sulle spalle. È una linea che trovo veramente stupenda a dir poco. Rispetto a un E92 normale non cambia così radicalmente. Ha tanti piccoli dettagli che la rendono più sportiva, ma anche di classe al tempo stesso. Questa è una sportiva che non deve necessariamente dare nell'occhio. E devo dire che da quando l'ho spellicolata mi sono innamorato nuovamente della sua linea, perché con questo colore Jared Schwarz blu le dona veramente un tocco di classe, sportiva e classica al tempo giusto. E se ci fate caso, rispetto già a un M3 E46, quella è una linea che già pesa. Si vede che è un'auto che ha i suoi anni, però l'M392 ha una linea che secondo me tra 10 anni sarà tuttora molto piacevole e soprattutto senza tempo. Beh, e devo dire, l'M392 non è solo bella da vedere, ma è anche bella da guidare, e questo è dovuto principalmente dal motore. L'S65, cioè un grosso 4000 V8 aspirato, è il cuore dell'M392 e devo dire che è un vero gioiello di ingegneria bavarese. Oggigiorno un motore così non si trova più. Stiamo parlando di un motore da 420 cavalli che tira fino a 8300 giri. Come sapete, io sono un tamarro e ho cambiato lo scarico per aumentare il piacere di guida. E a 8300 giri canta così il mio V8. Favoloso. Motori così non li fanno più. E se c'è una cosa che mi gasa veramente di questo motore è che è un derivato del 5000 V10 utilizzato sull'M560, e per sviluppare quel motore, nonché di conseguenza anche questo, BMW ha utilizzato la propria tecnologia e conoscenza che ha sviluppato nel corso degli anni in Formula 1. E devo dire, è un motore che non fanno più e che purtroppo non troveremo più su delle BMW, perché forse la gente non ci fa caso, ma l'M3 E92 è l'ultima M aspirata, e io sono convinto che negli anni a venire le quotazioni non potranno far altro che salire. Questo motore è veramente un gioiellino. Il pedale dell'acceleratore fornisce una risposta immediata, così tanta potenza. Con i controlli spenti è una macchina molto ignorante. Sopra i 5000 giri sprigiona il meglio di sé. Beh, e sapete qual è l'accoppiata migliore per divertirsi con un motore del genere? Il cambio manuale. Quando ho preso la decisione di comprarmi un M392
proposi fin da subito che la macchina sarebbe dovuta essere col cambio manuale. Devo dire, il cambio doppia frizione dell'E92 è favoloso. Cambiate immediate, secche, però essendo un grande estimatore, amante del manuale, per me il manuale è tutto. Poter giocare con un V8 aspirato da 8300 giri insieme ad un cambio manuale, per me questa cosa non ha prezzo. Come vi ho già detto, l'M392 è l'ultima M aspirata e da un anno a questa parte, continuando a guardare il mercato, devo dire che quelle manuali stanno diventando sempre più difficili da trovare, quindi credo di aver fatto un investimento giusto. Parliamo un po' più nel dettaglio del cambio manuale dell'M392. È un cambio molto preciso, mi piace anche il feeling che si avverte tra una cambiata e l'altra. Il pedale della frizione non è così duro come ci si può aspettare e ciò permette anche di guidare questa macchina nel traffico o tutti i giorni senza diventare matti. Diciamo che per essere un cambio manuale ha un buon compromesso tra feeling sportivo e utilizzo quotidiano. Mi piace molto questo compromesso scelto da BMW. Beh, e dopo aver fatto così tanti elogi al cambio manuale e al motore sviluppato utilizzando la tecnologia di Formula 1, inutile dire che uno dei punti di forza dell'M392 è l'esperienza di guida. Perché sì, ormai trovare un'auto a trazione posteriore con cambio manuale e un grosso motore V8 aspirato oggigiorno è diventata una cosa difficile. Direi che questa è la coppiata perfetta per ogni appassionato di motore. E guidare un M392 è una vera esperienza di guida. Io quando decisi di comprare l'M392 andai in Germania a vedere quella gialla che poi decisi di comprare e appena mi misi al volante e iniziai a guidarla, dopo neanche 2 minuti pensai tra me e me: questa è la macchina che devo avere. È una macchina che se spegni i controlli diventa brusca, cattiva e quindi devi sapere quello che stai facendo se spegni i controlli. Però devo dire che anche con i controlli accesi è una macchina sportiva che si riesce a sfruttare in tutta sicurezza. Infatti non mi faccio problemi a lasciare la macchina alla mia fidanzata, a patto che non spieghi i controlli, ovviamente. E io, avendo anche cambiato lo scarico, devo dire che la macchina così è ancora più coinvolgente e emozionante da guidare. Sembra quasi di guidare la versione DTM da corsa. E devo dire che guidandola in modo sportivo in queste curve la macchina è molto agile. Merito anche delle gomme Michelin. Hanno cambiato veramente tanto il modo di guidare questa macchina, veramente incollata all'asfalto. Mi piace il modo in cui questo grosso motore scarica la potenza. Fin dai bassi regimi è molto corposo e pieno, e più sali di giri più senti che spinge. E devo dire, per essere una macchina con sotto cerchi da 20 pollici non è così scomoda. Le sospensioni sono tarate per assorbire bene sia l'asperità che l'asfalto, sia per darti un buon feeling, per avere una buona connessione con il volante e le gomme, perché comunque appena la macchina parte di traverso lo senti subito dal volante. È un volante così preciso e comunicativo che permette di giocare, di fare queste cose, permette anche di imparare per bene che cosa significa la guida sportiva. Sento gente dire: sì, però la nuova BMW M3, M4 hanno più performance, vanno più veloci, sono più nuove. Sì, è vero, senza dubbio, però avendole guidate vi posso dire che non mi piacciono, non mi emozionano e non riesco a sfruttarle quanto un M3 92. Beh, ed eccoci arrivati al quinto dei
questa macchina. Però se vi ho appena detto che questa è una sportiva dalle alte prestazioni, un altro punto a favore di questa macchina è può essere utilizzata tranquillamente tutti i giorni. Come potete vedere c'ha anche due sedili posteriori. Qui i passeggeri posteriori possono stare seduti senza soffrire più di tanto. E da come avete capito dall'inizio del video sto guidando con le valvole aperte perché mi piace il sound. Però ovviamente con uno scarico di serie o con le valvole chiuse è una macchina molto civile e tranquilla. Purtroppo la mia M3 non le ha, però l'E92 aveva disponibile come optional le sospensioni regolabili e premendo un bottone si potevano renderle più o meno sportive. Però devo dire che la mia M3 con le sospensioni di serie si ha un ottimo compromesso tra un uso sportivo e un uso quotidiano della macchina. E pur vivendo in un paese in cui la maggior parte delle strade fanno veramente schifo e guidando una macchina con dei cerchi da venti, onestamente non la trovo così scomoda. Questa è una macchina che uso praticamente tutti i giorni, ci ho già fatto lunghi tragitti, come ad esempio dalla Germania all'Italia quando l'ho comprata. Il bagagliaio posteriore è molto grande e capiente, eventualmente si possono mettere valigie e zaini nei sedili posteriori, e anche nei lunghi tragitti è una macchina comodissima, sembra quasi di guidare una BMW Serie 3 normale. Quindi devo dire che nel complesso BMW già 10 anni fa è riuscita a creare una sportiva molto coinvolgente, dalle alte prestazioni e sfruttabile senza problemi tutti i giorni. La trovo essere una macchina completa che, anche se ha i suoi anni, la trovo tuttora moderna e meglio anche di alcune sportive con qualche anno in meno di lei. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, seguitemi anche sul mio profilo Instagram per vedere le stories e i backstage dei miei video. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!